Salve a tutti! Con questo video voglio uscire leggermente dai soliti argomenti trattati su questo canale. Da anni cerco di seguire il mio istinto e ho imparato a vedere segnali che l'universo mi invia. Dovete sapere che presto servizio presso la misericordia della mia città e da anni trasporto persone, per lo più anziani, a fare terapie e visite nei vari centri di cura e ospedali. Con molti pazienti ormai c'è un rapporto di confidenza e le nostre chiacchiere nei vari tragitti sono tra le più svariate. C'è chi parla di calcio, c'è chi parla di donne, qualcuno racconta della propria vita con orgoglio e nostalgia, c'è chi parla solo dei vari acciacchi e c'è chi racconta della propria famiglia e dei vari nipoti. Ho imparato negli anni a conoscere i miei pazienti e instaurare un rapporto professionale, ma allo stesso tempo confidenziale, cercando di far passare quelle poche ore insieme in maniera naturale e piacevole. Ultimamente però ho notato una nota stonata nelle mie solite conversazioni. Una signora che ho portato fino all'ospedale di Careggi, a Firenze, mi ha iniziato a raccontare un fatto abbastanza particolare, avvenuto circa 20 anni prima. Inizialmente ho preso la storia, abbastanza inquietante, come un avvenimento unico, ma il giorno successivo un signore che stavo accompagnando per una dialisi al centro di Pistoia mi ha iniziato a raccontare una storia molto simile a quella raccontatami dalla signora il giorno prima, con dettagli leggermente diversi. Il mio campanellino d'allarme ha iniziato a suonare. 2 racconti simili in 2 giorni consecutivi. Entrati nel weekend, ho lasciato i miei turni alla misericordia fino alla settimana successiva. Il martedì mattina, entrando in sede, ho visto che non c'erano servizi che richiedevano la mia presenza e mi sono messo tranquillamente a riguardare la contabilità della misericordia per vedere che fosse tutto in regola. A mezzogiorno arriva il mio responsabile e mi chiede di portare un pacco alimentare ad una signora a pochi metri dalla sede stessa. Volentieri mi alzo e porto quella bella busta di cibo all'indirizzo. Arrivato alla casa, mi accoglie una signora molto anziana che mi ringrazia e mi vuole per forza offrire qualcosa da bere. Io, per non essere scortese, accetto un bicchiere d'acqua. Dopo pochi istanti, bevuta l'acqua, ringrazio la signora, gli faccio gli auguri per l'anno appena iniziato e faccio per uscire dalla porta. Pochi istanti dopo, la signora a cui ho portato il pacco alimentare inizia a piangere, facendomi rimanere impietrito sulla porta. Per farvela breve, aveva rivisto in me l'immagine del figlio scomparso molti anni prima e da qui incomincia a raccontare, per circa una mezz'ora, alcuni fatti avvenuti negli ultimi attimi di vita del figlio, in 3 giorni di servizio consecutivi presso la misericordia. 3 persone diverse, con 3 vite completamente diverse, mi hanno raccontato storie simili. Alla fine di questo video vi racconterò anche una quarta storia che mi ha coinvolto direttamente. A voi le conclusioni. La prima signora, che ho portato fino a Careggi, ha perso suo marito circa 20 anni fa. Ha passato gli ultimi giorni di vita in un letto d'ospedale. Sembra che non si aspettasse la morte. Si era sentito male durante una partita di carte al bar ed era stato ricoverato per controlli. In questi ultimi giorni di vita, la signora ha raccontato che passava molto tempo all'ospedale insieme al marito e sembrava che l'uomo vedesse nella sua stanza persone sconosciute e persone conosciute che la andavano a trovare. Una notte, la signora, uscita dalla stanza per prendersi un caffè, rientrando, trova il marito che stava parlando da solo. Lui spiega che il dottore gli aveva fatto delle domande e che lui semplicemente gli stava rispondendo. Ma realmente nella stanza non c'era nessuno. Il giorno dopo sembra che nella stanza sia venuta la madre, ormai defunta da molti anni, a trovare il proprio figlio. Anche in questo caso, l'uomo, con tutta la naturalezza e la lucidità del momento, ha raccontato il fatto alla moglie dicendogli che sua madre gli aveva fatto visita. In poco tempo l'uomo si è spento nel letto dell'ospedale a causa di un male incurabile che non aveva dato sintomi visibili fino a pochi giorni prima. Il secondo racconto è altrettanto triste. In questo caso l'uomo della dialisi aveva perso una sorella a seguito di un incidente d'auto. La ragazza, appena 30enne, venne ricoverata d'urgenza al vecchio ospedale di Pistoia. Dopo varie operazioni, i medici erano riusciti a stabilizzare la paziente. Sembra che l'uomo e i suoi genitori facessero a turno per fare compagnia alla ragazza, facendogli sentire la loro presenza e il loro affetto. I medici sembravano fiduciosi e dopo il risveglio della ragazza, tutta la famiglia ha tirato un sospiro di sollievo. Dopo un attimo di gioia iniziale, la ragazza sembrava vedesse ombre con sembianze umane girare per la stanza d'ospedale, ma dal racconto del fratello, lei era del tutto a suo agio.
Quando il padre della ragazza è venuto a conoscenza del fatto, raccontato dal figlio, l'uomo è entrato nella stanza d'ospedale e ha provato a parlare con le ombre, intimandoli di andarsene via. Poche ore dopo, davanti a tutta la famiglia, la ragazza ha esalato l'ultimo respiro. Solo anni dopo, il fratello è venuto a sapere che il padre aveva assistito moltissimi anni prima alla morte della propria madre e anche in quel caso, ombre con sembianze umane avrebbero girato per la stanza pochi momenti prima della morte. La terza storia è la più dettagliata. La signora, rimasta vedova anni prima, scopre che il figlio, 27enne, ha attacchi epilettici molto forti. Anni di terapia, cure, eccetera, non servono ad alleviare il dolore. Dopo l'ennesima caduta rovinosa del figlio, dovuta a un attacco improvviso, il ragazzo viene ricoverato all'ospedale. Il medico, dopo l'attacco, scopre che una parte del cervello del ragazzo è completamente devastata. Gli rimane pochissimo da vivere. Il ragazzo, sempre cosciente, negli ultimi giorni di vita sembra abbia passato molto tempo in compagnia del padre deceduto e quando il padre se ne andava arrivavano i nonni materni, anche loro scomparsi, e persone che non aveva mai visto. Quando parlava con la madre, le raccontava delle sue visite con i parenti ormai defunti e con tutta la pace del mondo gli diceva che ormai anche lui sarebbe andato via molto presto. L'ultima notte di vita del 27enne, passata in agonia ad urlare per il dolore, nonostante tutti i farmaci assunti, sembra che negli ultimi istanti, mentre la madre cercava di consolare il figlio dolorante, ad un certo punto il ragazzo smetta di urlare. Si gira verso la madre, poi guarda alle sue spalle e dice: «Aspetta papà, saluto la mamma e arrivo». Siamo arrivati al quarto ed ultimo racconto. Nell'estate 2017 ho perso mia nonna materna. Con lei se ne sono andati i racconti di storia. La descrizione della guerra vista dagli occhi di una ragazza. L'amore per un soldato catturato dai tedeschi e tornato anni dopo dal campo di prigionia, mio nonno. Una donna che mi ha fatto in alcuni momenti da madre e da amica. Dopo una caduta che gli ha fratturato il femore, è stata ricoverata all'ospedale per l'operazione. Nei giorni successivi all'operazione, ripresa dall'anestesia, io, mia sorella e i miei genitori le tenevamo compagnia, cercando di tenere alto il morale. Sembrava tutto passato. La gamba era dolorante per l'operazione, ma tutto sommato mia nonna aveva ricominciato a preoccuparsi per la casa e per gli animali. Un giorno, io e mia sorella siamo andati a pranzare in un bar vicino all'ospedale e subito dopo siamo andati a trovare la nonna. Entrati nella stanza, ci saluta e ci fa una domanda molto strana. «Ciao, chi è quel bel giovane con voi?» Attimo di panico, mi giro e naturalmente non c'era nessuno. Mia sorella, pronta, gli fa in maniera scherzosa: «Nonna, ma sei diventata cieca, non lo vedi che è tuo nipote?» riferito a me. E lei risponde: «Sì, lui lo vedo bene, ma c'è un altro ragazzo dietro di voi». Dopo questa breve risposta, distogliamo l'attenzione e facciamo come sempre la nostra conversazione su come avesse mangiato, dormito, eccetera, eccetera. La notte, mia nonna è entrata in una specie di sonno profondo e la mattina non si è più svegliata. Io non so perché queste tre persone mi abbiano confidato le loro storie. Io non so se esiste l'inferno o il paradiso. Io non so se queste persone in punto di morte vedano realmente i propri cari o siano soggetti ad allucinazioni. L'unica cosa bellissima che ho capito da questi racconti è il senso di pace che provano le persone a vedere i propri cari defunti. E questo mi fa riflettere molto. È come se la mente si adeguasse ad una nuova realtà accogliendola in tutta tranquillità, proprio come se fosse una situazione normale. La stessa signora che ho intervistato quest'estate ha dichiarato di riuscire a vedere e comunicare con gli spiriti dei defunti. Forse qualcuno riesce a togliere veli che dividono la nostra realtà con le altre realtà? Io credo che questo mistero verrà svelato solo al momento della nostra fine, dove con i nostri occhi e con la nostra anima potremo capire cosa c'è dopo la nostra vita. Grazie.